Facile, versatile e divertente. Tre parole chiave che descrivono la SV650 2016, ma anche tre caratteristiche che delineano la personalità di questa moto, presente sul mercato dal 1999 e venduta in oltre 32.000 esemplari. La bicilindrica di Hamamatsu appare ben fatta, a dispetto del prezzo d'acquisto di 6.500 euro, finiture e assemblaggio sono privi di difetti. Le plastiche sono di discreta qualità, appunto gli assemblaggi ben eseguiti, le verniciature più che buone. Certo, qualche particolare potrebbe essere migliorato, tipo questo condotto del liquido di raffreddamento che non è che faccia proprio impazzire. Il telaio a traliccio in acciaio abbraccia il bicilindrico della Suzuki SV650, un bicilindrico che eroga ben 76 cavalli, una potenza che pone questo motore al top della categoria. Anche la coppia non è male, 64 Nm erogati da questo motore la rendono particolarmente fruibile e piacevole nella guida sia sportiva ma anche nella guida in città. Una moto semplice nei contenuti tecnici, ma davvero dalle ottime prestazioni. Semplice come la forcella, con steli da 41 mm, priva di regolazioni, compressione e ritorno, ma solo regolabile nel precarico molla. Impianto frenante dotato di ABS, adesso più leggero nella parte riguardante la centralina, pinze Tokiko a 4 pistoncini e un comando al manubrio dotato di regolazione della distanza della leva, ma con una pompa tradizionale che non ci convince nell'uso più sportivo. La risposta è sempre abbastanza spugnosa e quando si richiede potenza all'impianto questa latita leggermente. Un impianto che si adatta molto bene ai neofiti e ai motociclisti magari che hanno le prime esperienze in moto, ma che magari il motociclista con il pelo sullo stomaco e un po' più di esperienza vorrebbe un po' più aggressivo. Nuovi anche i supporti delle pedane, come vedete sono separati rispetto al modello precedente, la Gladius, che aveva una piastra unica per la pedana del pilota e la pedana passeggero. Qui sono separati. Lunghi i piolini sotto le pedane, come si vede sono anche ottimistici nella lunghezza, si grattano abbastanza facilmente in curva. Impianto di scarico anch'esso più leggero è una delle modifiche che ha permesso l'omologazione Euro 4 di questa moto. Monoammortizzatore anch'esso come la forcella è dotato solo della regolazione del precarico molla, per cui niente compressione e niente ritorno, però bisogna dire che il settaggio di base è davvero ottimo. Il vano sottosella non permette di stivare oggetti particolarmente ingombranti, va bene per un bloccadisco, al limite ci potrebbe stare una piccola tuta antipioggia. Qui sono presenti i laccetti per fissare un'eventuale rete elastica, mentre manca completamente un appiglio per l'eventuale passeggero. Strumentazione compatta ma abbastanza ricca di informazioni. Abbiamo contagiri, tachimetro, l'indicatore del rapporto inserito, il termometro che indica la temperatura del liquido di raffreddamento, orologio, 2 contachilometri parziali più un totale e poi l'indicatore dei consumi, consumo medio, autonomia residua e consumo istantaneo. I comandi purtroppo sono solamente sul cruscotto, per cui dai blocchetti elettrici non si comanda nulla e questo nella guida distrae leggermente. I blocchetti sono di semplice fattura ma sono anche ben fatti, non si possono criticare. Ci sono i comandi naturalmente classici, il clacson, frecce, l'azzarda, il comando luci, di qui abbiamo lo spegnimento della moto e lo starter. Semplicità allo stato puro. Facile, versatile e divertente. Vediamo come va questa SV650. Allora, sul fatto che sia facile si inizia da una buona posizione di guida
che permette anche ai meno alti di toccare facilmente terra con entrambi i piedi. Poi abbiamo pedane alla giusta altezza, un manubrio non particolarmente largo, ma viste le caratteristiche di agilità di questa moto non serve niente di più. Agilissima, davvero agile. I pneumatici di primo equipaggiamento e Dunlop Qualify si sposano perfettamente con le caratteristiche della ciclistica di questa Suzuki. Guarda, si sbatte di qua e di là, tac, solo con la forza del pensiero, non è richiesto sforzo fisico per farle cambiare direzione, mentre il motore 76 cavalli non sono una potenza che spaventa secondo i canoni attuali, ma permettono di guidare sia in tranquillità ma anche di andare con un ritmo brillante, quasi sportivo, anche su strada. Ci si toglie delle soddisfazioni, diciamo così. Anche guardando il contagiri, questo motore riprende senza cattiveria, sempre fluido e corposo anche dai regimi più bassi. Un bel cambio preciso, ben scalato, e un assetto, sospensioni che, seppur prive di regolazioni, se tralasciamo il discorso del precarico molla, prive di regolazioni ma con un assetto standard davvero azzeccato. La moto va bene sia sull'asfalto liscio sia sulle sconnessioni, e qui purtroppo ne abbiamo tante. L'inverno ha colpito duro e abbiamo parecchie buche, ma l'assetto e la moto non si scompongono più di tanto, anche passandoci sopra in piega. La frenata adesso siamo in un tratto in salita e i freni rispondono bene, non mi fanno impazzire per quanto riguarda la potenza. L'attacco non è brusco ed è un bene, perché questa moto deve essere adatta anche ai motociclisti, ai neofiti, a chi inizia con le due ruote di un certo livello. Però se i ritmi si alzano, lo sforzo richiesto dalla leva è troppo secondo i nostri parametri e secondo i miei. Come dicevamo, abbiamo affrontato un tratto in salita e la moto ci è piaciuta tanto. Adesso in discesa potrebbero emergere altre caratteristiche della ciclistica e del comportamento in generale. La leggerezza rimane, anzi esalta la guida in discesa. Come dicevamo, una moto facile, divertente, molto divertente. Non bisogna sottovalutare il fatto che sia una moto da 6.500 euro con 76 cavalli. Questa è una moto che nel misto può effettivamente, se ben guidata, può dare del filo da torcere a moto molto ma molto più potenti, che magari però sono meno equilibrate. Questa è veramente un mostro di equilibrio, con condizioni di asfalto di questo tipo, con buche e brecciolino che si presentano all'improvviso magari dopo una curva. La funzionalità dell'ABS è molto importante e quello della SV650 è davvero un bell'impianto, funziona bene, anche soprattutto il posteriore. Il freno dietro è molto modulabile, potente e convince più dell'anteriore, che soprattutto in condizioni di guida in discesa preferisce essere strizzato per benino. Due dita bastano e avanzano, però avremmo preferito qualche cosa con un po' più di mordente. La strada in discesa aiuterà anche l'erogazione del bicilindrico, insomma si fa meno fatica in uscita di curva. Prendendo in mano il gas la moto schizza via bene, ma senza cattiveria, sempre in maniera fluida e corposa. Più passano i chilometri
E più dobbiamo fare i complimenti a chi ha definito l'assetto di questa moto, davvero un compromesso che ci piace. Il comfort rimane sempre su buoni livelli, ma la guidabilità è sempre al massimo. Anche qui con un asfalto davvero in condizioni pietose, SV650 ci passa sopra e se ne frega. Guardate che buche, che dislivelli ci sono. Noi vediamo sballottati, ma la moto non fa un plissé, come direbbero i motociclisti più âgés, con qualche anno in più. Qui non c'è bisogno di tirare fuori tutti i cavalli, in discesa basta un filo di gas e si va già fin troppo forte. È su percorsi come questi che emerge veramente la bontà di questa ciclistica, che si sposa perfettamente con un motore che è dal 1999, che ci piace tanto, tantissimo, davvero un bicilindrico meraviglioso. Ecco, diciamo che un po' più di luce a terra, magari togliendo i piolini sotto le pedane, non sarebbe male, ma d'altronde mi sembra di aver capito che basti una chiave del 10 per poter risolvere in parte il problema. Altro salto. Ragazzi, davvero un divertimento, questa moto è uno spettacolo, guidata così nel misto è davvero un gran mezzo. Verrebbe voglia di far su e giù su questa strada per tutto il giorno. Esagerando con le pieghe a destra si sente anche lo scarico che gratta, però è veramente, bisogna andarsela a cercare veramente. Facile, versatile e divertente. Sul divertente ce ne siamo accorti guidandola nell'extraurbano e soprattutto nel misto, in montagna. La moto ci ha veramente colpiti, va forte, ma è anche fruibile, si può andare a spasso con un filo di gas e si guida davvero bene. Inoltre anche l'assetto delle sospensioni ci mette del suo, perché seppur rimanendo su un comfort accettabile, le sospensioni garantiscono anche sostegno nella guida sportiva, per cui anche andando a cercare i limiti e sfruttando tutti i 76 cavalli del motore bicilindrico non ci sono problemi. Difficile sentire andare a pacco le sospensioni anche sullo sconnesso. In città invece dobbiamo dire che l'SV650 si comporta davvero bene, è agilissima, i 197 kg di peso si sentono davvero poco e le forme snelle e la limitata larghezza del manubrio consentono di destreggiarsi molto bene nel traffico. Il motore di suo ci mette una fluidità e una linearità di comportamento davvero esemplari. È un motore che ci ha colpito sia sulla V-Strom o sui modelli precedenti, davvero un gran bel pezzo di meccanica. La frenata, che dire, ieri l'abbiamo stressata abbastanza la moto guidandola nel misto, andando anche a ritmi decisamente elevati. Non ci ha convinto completamente, però rispetto alle moto che avevamo provato durante la presentazione ufficiale sembrava che ci fosse un po' più di mordente.
La capacità frenante invece in città è perfetta, perché il funzionamento, che è leggermente spugnoso con un attacco molto morbido, permette di anche al neofita, al motociclista con meno esperienza, permette di evitare l'intervento dell'ABS anche sullo sconnesso nelle frenate un po' più brusche. Le sospensioni che ci hanno colpito per l'assetto e il sostegno che danno nella guida extraurbana e nella guida sportiva, in città si comportano decisamente bene. Certo, sullo sconnesso faticano un po', nel senso che la forcella, che ha un'escursione di 125 mm, e il mono, che ha 63 mm di escursione, rispondono in maniera un po' brusca, magari sullo sconnesso, sul pavé, però va anche detto che il compromesso è più che accettabile. Le dimensioni della moto, molto snella nella parte centrale, con un manubrio relativamente largo, permettono anche di passare in mezzo alle macchine con degli ingombri veramente minimi. E anche quando qualcuno parcheggia in maniera un po' sportiva, l'SV650 passa e va. Il comfort garantito dalle sospensioni è discreto, anche sui fondi più sconnessi, il classico pavé cittadino, non c'è nessun problema. Forse una sella un po' più imbottita potrebbe venire in aiuto, però bisogna anche dire che uno dei vantaggi di questa moto è il fatto di avere un piano di seduta decisamente basso, il più basso della categoria, poco più di 78 cm. Inoltre io aggiungerei anche dei costi di mantenimento decisamente limitati. I consumi, anche sfruttando la meccanica, sono davvero bassi, e nell'utilizzo cittadino sono davvero contenuti e permettono di poter contare su un mezzo decisamente adatto all'utilizzo quotidiano, ma con costi di gestione molto bassi.